Buon pomeriggio a tutte amiche e amici, come state? Oggi prepariamo una ricetta molto golosa ma anche semplice, il purè ripieno gratinato al forno. La prima cosa che facciamo naturalmente è sciacquare le patate e privarle della loro buccia. Quindi le tagliamo a metà e poi le tuffiamo in acqua fredda salata. Quando cuociamo le patate l'acqua deve essere sempre fredda, mi raccomando. Le facciamo cuocere per 40 minuti finché la forchetta entrerà facilmente all'interno. Nel frattempo possiamo dedicarci al ripieno. Quindi circa 300 g di formaggio. Questo è un formaggio a pasta filata. Potete utilizzare, se volete, anche della scamorza oppure della mozzarella a cui avete tolto l'eccesso di acqua. Tagliamo a cubetti e poi facciamo la stessa cosa con i salumi. In questo caso io sto utilizzando 200 g di prosciutto cotto e poi utilizzerò anche 200 g di salame. Naturalmente anche qui potete variare con qualsiasi tipologia di salume, come per esempio la mortadella, la pancetta, lo speck, quello che più preferite o che magari avete in casa. Se questa ricetta vi piace, lasciate un bel like per supportarmi e se non siete iscritti, iscrivetevi ed entrate a far parte di questa bellissima community. Dopotutto è completamente gratuito. A questo punto le nostre patate sono pronte, vedete? Sono sofficissime. Le scoliamo e quando sono ancora calde le andiamo a schiacciare. Qui andiamo a condirle. Potete aggiungere 50 g oppure 100 g di burro oppure dell'olio extravergine di oliva se non vi piace il burro. In base alla quantità ovviamente di burro verranno più buone e anche, come dire, sapete quel sapore bello del burro, un po' rotondino, ecco, proprio quello lì. Aggiungiamo quindi anche il parmigiano, anche qui vi consiglio tra i 150 e i 200 g, e poi il sale. Possiamo profumare l'impasto con pepe nero, noce moscata, se volete anche prezzemolo, oppure aglio schiacciato. Aggiungiamo quindi i salumi e la pasta filata tagliata a cubetti, mescoliamo bene e poi prendiamo una teglia. Questa è una teglia di circa 30-40 cm. Mettiamo sul fondo circa un cucchiaio di olio, lo spennelliamo bene e facciamo uno strato sottile di pangrattato. Quindi versiamo all'interno tutto il nostro impasto di patate, salumi e formaggi. Appiattiamo bene utilizzando il dorso di un cucchiaio. Fa un profumino davvero pazzesco e buonissimo da mangiare anche così in realtà. E poi, come ultimo passaggio, possiamo mettere sulla superficie un po' di olio extravergine di oliva e del pangrattato, così farà quella bella crosticina croccante, davvero super golosa. Facciamo cuocere in forno preriscaldato statico per 35-40 minuti a 220 gradi, finché la crosticina sarà dorata. Possiamo mangiarlo subito se ci piace bello caldo, oppure lo possiamo lasciare riposare. Vi informo che se lo mangiate subito sarà sofficissimo
e cremosissimo. Invece se lo lasciamo raffreddare e magari lo conserviamo anche in frigorifero, diventerà bello compatto. Quindi a voi la scelta su come consumarlo. Vi lascio anche infine qualche carrellata dei video precedenti e vi ringrazio tanto per aver guardato questo video. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate. Io vi mando un bacione e un abbraccio, ci vediamo domani con una nuova video ricetta. Ciao!